Buonasera a tutti amici, guardate questa zucchina appena raccolta e quindi come idea un piatto di pasta rapida e fresca per quest'estate. Pomodorino, zucchina, tonno sono le componenti principali di questo piatto, molto rapido, velocissimo, in 10 minuti, mentre che bolle l'acqua si fa questo sughetto. Poi un po' di cipolla rossa e qualche acciughina, quindi metto poco sale perché c'è l'acciughina sott'olio che è già saporita di suo. Per cui vi chiedo di seguire la ricetta e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Intanto procedo a tagliare la zucchina. Uno spettacolo questa zucchina, troppo bella. Sì. Ecco qua, procedo al taglio della zucchina e lo faccio a cubettini, vedete, di queste dimensioni, più o meno 1,5 cm. Ecco qua, perché così rimangono un po' croccantini. Poi in una padella capiente utilizzo l'olio extravergine d'oliva, ovviamente, del tonno, solo se in extravergine. È ovvio che quando parlo di tonno in olio extravergine parlo di tonno di alta qualità. E così faccio rosolare nello stesso olio del tonno le cipolle con le acciughe. Le acciughe danno quello sprint, quel saporino in più, quindi occhio al sale perché sono già saporite e salate di loro. Una volta che ho sistemato la cipolla per bene, in modo così da farla appassire un po', allora a quel punto posso sfumare con un goccino di vino bianco. Ecco qua, appassite la cipolla, posso unire le zucchine, le unisco e do una rosolata, le lascio abbastanza croccanti, ma questa a discrezione, se volete potete lasciarle un po' di più. Una bella saltatina per insaporire bene il tutto, l'acqua bolle nel mentre butto il sale, così mi preparo già. Ecco qua, le zucchine più o meno sono cotte al punto giusto e quindi unisco i pomodori. Rosolata decisa anche ai pomodori a fuoco importante. L'acqua bolle e butto la pasta nel mentre il sugo continua a cuocere, quindi sia pomodori e zucchine si abrustoliscono un poco, così mi piace quella sensazione un po' di bruciacchiato. Ecco qua, saltare sempre, fuoco vivo, vedete come c'è la bruciacchiatura un po'. È finito la cottura della base, unisco il tonno non deve cuocere perché poi metterò la pasta, quindi lo metto proprio alla fine e poi un po' con la forchetta lo sminuzzo. Pasta pronta, non faccio altro che metterla in padella con un mestolo di acqua per mantecare un attimo, quindi qualche secondo, e poi servire. Guardate un po' che meraviglia si sta formando, multicolore, molto rapida per questa estate, saporitissima. Ecco qua, assaggio. Ecco qua, assaggiamo. Profumo spettacolare. Strabanata, spettacolare, cioè no, troppo buona. Ciao, alla prossima ricetta. Io nel mentre mi finisco il piatto. È buono, è caldente, però.